Ciao, due parole prima della puntata di oggi. Il 12 maggio prossimo sarò ospite della gentile libreria Feltrinelli a Verona, in via Quattro Spade al numero 2. Sarò lì alle 18 per presentare il libro. Se sei da quelle parti, fai un salto a salutarmi. Mi farebbe piacere incontrarti. Siamo arrivati al quinto appuntamento con le avventure di Cadmo in giro per la Grecia. Ti ringrazio di aver seguito con pazienza tutte le puntate e di essere qui ad ascoltare la conclusione di questa intricata storia. Se il tuo giungere qui è invece dovuto al caso e ti vuoi ascoltare il racconto nel suo svolgimento organico, ti invito a cercare il primo episodio di questa serie, Cadmo e il ratto di Europa. E adesso la puntata di oggi. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 111. Le nozze di Cadmo e Armonia. La reggia è in subbuglio. Da settimane si sta preparando il grande evento. La magnifica Tebe, guidata da Cadmo e Armonia, è una città tra le più ammirate e temute. Cadmo ha stretto alleanze e ha sconfitto nemici. Tebe non teme alcun assalto e prospera. Gli dei siedono a tavola con la regale coppia e tutto l'Olimpo scende e offre un aiuto nel preparare questo evento in modo che divenga indimenticabile. Secondo alcuni, per far pace con il dio Ares, padre di Armonia, pare che Cadmo abbia trascorso 8 anni al servizio del gran dio della guerra. Ares, pur perdonandolo, non riesce però a scordare il dolore provato alla morte del suo bel serpente Castalio per mano del genero. La fonte Dircea, che porta acqua a Tebe, è stata il teatro della morte del drago e, come se il mito chiamasse, anche a questa sorgente è legata una storia che vede nel suo racconto la figura di un toro. La fonte è ciò in cui si è trasformata Dirce, una zia cattiva che maltratta la nipote. Antiope, questo è il nome della giovane, è rea di essere in dolce attesa di 2 gemelli e di essere al tempo stesso senza marito. Serve che ti dica che i 2 gemelli che vengono alla luce sono figli di Zeus? I malvagi zii Lico e Dirce decidono di lasciar morire questi 2 innocenti bimbi esponendoli sul monte Citerone. Già, esposti alle belve. Essi non muoiono e vengono salvati da un pastore e adulti vendicano le angherie subite dalla madre, ponendo fine alla vita dei parenti terribili che hanno avuto. Dirce in particolare muore legata e trascinata da un toro infuriato. Dioniso, pietoso, in un interessantissimo paradosso temporale, la trasforma in fonte, la fonte Dircea, appunto. Ti vedo interdetto. Mi spiego, il paradosso temporale di cui ti ho parlato un attimo fa è questo. La fonte del drago è definita Dircea, per cui la storia che ti ho appena raccontato si situa temporalmente come precedente l'arrivo di Cadmo.
Ma questo significa che Dioniso ha trasformato Dirce in fonte prima dell'arrivo di Cadmo. Il paradosso è che Dioniso è figlio di Semele, che è la figlia più giovane di Cadmo. La nascita del dio dell'ebbrezza avviene perciò decine di anni dopo l'uccisione del drago. Ecco il paradosso. Dioniso, che nasce decine di anni dopo l'uccisione del drago, è anche colui che dà origine alla fonte che il drago difende, decine di anni prima della sua nascita. Dimmi che il mito non è affascinante. Anche qui comunque, ti dicevo, appare una figura bovina tra le tante in questa storia, e anche questa contaminazione animale conserva il suo fascino. Io, Europa, la vacca del destino, il toro di Dirce. E da Europa poi il figlio Minosse sposa Pasifae che, come ti ho già raccontato altrove, si unisce al toro di Poseidone e dà alla luce il Minotauro, ovvero il toro di Minosse. Non so a te, ma a me queste linee narrative, questi intrecci, a volte fanno girare la testa. È una delle bellezze dell'inabissarsi nel mito. Torniamo a Tebe. È all'alba che vede Cadmo e Armonia finalmente sposi. Il loro risveglio, nella loro camera nuziale, avviene dolcemente, l'uno tra le braccia dell'altra. I raggi del sole penetrano con gioiosa insolenza tra le tende e le coltri, e i due aprono i loro occhi sul primo nuovo giorno in cui re e regina inizieranno come coppia a governare ufficialmente su Tebe. Gli occhi di Armonia si perdono in quelli di Cadmo, e tra un sorriso e un bacio a labbra sfiorate, entrambi sommessamente ridono. Non riescono ancora a credere che sia avvenuto davvero il loro giuramento sponsale, che la loro lunga attesa sia finalmente stata premiata con il sospirato momento in cui sono diventati marito e moglie. Armonia gioca con i capelli del suo amato e gli sussurra dolci parole. In un attimo entrambi cominciano a ripercorrere le ore del giorno precedente, facendo quasi a gara a chi riporta con maggiore precisione questo o quell'evento. Cadmo ricorda l'impegno di Afrodite nel curare gli ornamenti della loro camera nuziale, di come ha scelto con attenzione le tende dai colori più caldi, le lenzuola setose e i fiori dagli aromi che assecondano il desiderio. Armonia, sorridendo, racconta di come ha visto i cittadini di Tebe rimanere attoniti allo spettacolo dei 12 troni dorati degli dei scesi dal cielo. Questi immani seggi hanno preso posto in cerchio nella grande piazza del mercato interna al gran palazzo di Cadmo, troni maestosi, giganteschi e incredibilmente decorati con pietre preziose. La stessa meraviglia, Armonia, l'ha colta negli occhi di tutti quando lei e Cadmo sono entrati in parata a Tebe, in piedi su un carro trionfale, trainato da un cinghiale e da un leone. Questi due animali, l'uno vorace e l'altro passionale, entrambi indomabili, trovano un loro equilibrio e si assoggettano alla forza dell'armonia che tutto appiana e accorda. Armonia è ricordata anche per essere colei che vigila sul rispetto dell'onore anche tra combattenti di fazioni opposte, come fratelli in eserciti diversi. Ma torniamo anche noi con Armonia e Cadmo al giorno prima, ai festeggiamenti. In mezzo ai troni dorati volteggia in tutta allegria Ares, il dio della guerra, padre di Armonia, tolta l'armatura dorata e smesse ogni spada e lancia, completamente nudo accenna dei passi di danza e tende la mano verso Afrodite. La dea, terminata la decorazione della camera nuziale, intonando un canto d'amore per la figlia, accetta l'invito ed Ares, gettato a terra il cimiero, scioglie i suoi lunghi capelli al vento, pacifici riccioli, spettacolo quanto mai raro. Questo Ares tutto miele, danzando in onore di Eros, soffia in un corno a cui rispondono presti i flauti di corte. Risuonano ovunque le melodie dell'amore. Le 9 muse
fanno risuonare un canto pieno di vita. Polimnia, musa della poesia, della danza, oltre che della musica, orchestra ben bene il lavoro delle sorelle. Essendo anche nume dell'eloquenza, Polimnia si aiuta agitando le braccia e dando ad ognuna nette indicazioni. Le sue dita tracciano arabeschi nell'aria e queste decorazioni sembrano per un attimo prendere vita. Nike, la vittoria, su indicazione di Zeus, fa da cameriera e i suoi calzari volteggianti e le sue ali potenti la portano a servire il re degli dei e il suo vicino di posto al tavolo, il nostro Cadmo. Nike poi intona un canto matrimoniale e pudicamente batte le ali vicino a quelle degli amori. Eos, l'alba, contravvenendo al corso degli eventi, illumina con la luce di un'alba fittizia la bella serata affinché i festeggiamenti possano durare più a lungo. Nessuno è stanco a questa festa, nessuno sonnecchia tra una portata e l'altra. Hermes ha volutamente lasciato sull'Olimpo il suo bastone fatato, con il quale impone il dolce riposo alle membra stanche. E così Zeus e Cadmo mangiano alla stessa tavola, parlano tra loro amabilmente, ripercorrono l'incredibile avventura dello scontro con Tifone e poi i discorsi cominciano a languire. Alcune parole vanno perdute da un Cadmo pensieroso o distratto. Zeus percepisce l'impazienza dello sposo di ritirarsi nelle camere nuziali con la sua adorata Armonia. La giovane e bellissima sposa sembra oggi ancor più bella. Non è qualcosa che sia accreditabile ai vestiti che indossa, nemmeno alle calzature o ai belletti. Nessuno sa che Armonia, sotto i veli che le coprono il petto, indossa una collana particolare, uscita dalla fucina di Efesto, che ha lo stesso potere del cinto della madre, quello che rende irresistibile chi lo porta. È il dono che ella riceve dalla madre Afrodite. La dea della bellezza e dell'amore ha avuto questa collana da Efesto come dono alla nascita di Eros, l'arciere. Il dio dai ginocchi pesanti, nei giorni precedenti al parto, teme che il piccolo possa nascere claudicante come lui. Al vedere il neonato perfetto, sano e con le ali splendenti, per la gioia Efesto cesella una delle sue opere più belle, la collana a forma di serpente a due teste, col dorso stellato di zaffiri e dagli occhi di rubino. L'Anfisbena, il serpente in questione, non ha una coda, ma appunto una testa ad entrambe le estremità. Così questa collana si avvolge al collo di Armonia e i due capi le si riuniscono in mezzo al seno. A far da fermaglio c'è un'aquila d'oro che, come se stesse volando in cielo, cala tra le due teste. Questa aquila è decorata con 4 pietre, un fulvo di aspro, una lattiginosa pietra di luna, l'adularia, una perla luminosa e infine un'agata indiana dal bagliore delicato e languido. Quando si vuol chiudere il fermaglio, le 2 teste di serpente spalancano le fauci come per ghermire l'aquila, bloccando la collana. I rubini degli occhi paiono vivi e l'arte di orefice di Efesto ha prodotto il lungo corpo dell'Anfisbena in modo tale che si adatti vibrando ad ogni movimento del corpo, emettendo un sibilo che fa sembrare vive le 2 teste. Infine, la collana è decorata finemente con miniature di animali marini nell'atto di spiccare un salto e con uno stormo di uccelli che, grazie ai riflessi dell'oro, paiono librarsi in volo. Armonia dirige le sue intenzioni di seduzione verso Cadmo, ma tutti i convitati riescono a cogliere questo splendore che da lei riluce. È giunta l'ora di condurre la sposa alla camera nuziale. L'orsa e il drago sono alti nel cielo e, a dispetto della morbida luce, tutti sanno che è notte fonda. Uno ad uno gli dei consegnano i loro doni alla coppia. Era
dona dei cavalli marini e un magnifico trono d'oro tutto decorato con gioielli d'ogni sorta. Hermes dona lo scettro del comando, Ares una magnifica lancia, Apollo un infallibile arco. Efesto pone sul capo di Armonia una corona incastonata di pietre preziose multicolori e sospende alle tempie della giovane una fascia d'oro finemente cesellata. Demetra dona le messi del grano alla giovane coppia. Per concedere quest'ultimo dono, però, un fatto grave è venuto a compiersi. Ai festeggiamenti partecipa pure Elettra, che è giunta dalla Samotracia carica di doni per le nozze della amata figlia adottiva. La accompagna anche uno dei figli, il bellissimo Iasione. Durante la lunga cena, Demetra, la ridente di vita, nota gli sguardi invitanti di Iasione, che ha evidentemente subito il fascino della dea dai capelli dorati. Pochi sguardi d'intesa e, non visti, entrambi abbandonano il banchetto, sgattaiolando come due ragazzini dietro a dei covoni vicino a dei campi che sono stati arati di fresco 3 volte e in direzioni diverse. Su queste zolle smosse i due si avvinghiano in un amplesso infuocato. Il piacere di Demetra rende incredibilmente fertili quelle terre ed è questo il dono che offre, spettinata e in disordine, alla bella Armonia che si avvia alle camere private del palazzo. Demetra ha corso perdifiato per essere presente al commiato di Cadmo e Armonia e non ha fatto in tempo a rassettarsi, così come pure Iasione, anche lui trafelato, arriva appena in tempo. A Zeus basta uno sguardo per capire quello che tra i due è accaduto. Irritato per questa scandalosa scappatella di Demetra, fulmina Iasione sul posto, riducendolo in cenere. Armonia e Cadmo non si accorgono di nulla. Lasciati i convitati, sono già nella loro camera nuziale, tutti presi da un vertiginoso abbraccio. Armonia, sottomessa al cinto del desiderio coniugale, partorirà molti figli a Cadmo. 4 femmine, Autonoe, Ino, Agave e Semele, e un maschio, Polidoro. Abbiamo già incontrato alcune di queste figure, Agave e Semele, narrando della nascita di Dioniso, il dio dell'ebbrezza e della follia. Semele, la figlia più giovane della coppia regale, rimane incinta di Zeus e, ingannata da Era, arriva a farsi folgorare dal re degli dei. Si salva il piccolo futuro dio danzante. Agave ha un figlio, Penteo, il quale prende possesso del trono di Tebe quando Cadmo e Armonia si ritirano e malignamente scalza il legittimo destinatario del regno, il giovane Polidoro. Penteo, nella sua brama di potere, ostacolerà la diffusione del culto del cugino Dioniso, azione improvvida che lo porterà alla morte, fatto a brani da Agave, la sua stessa madre. Atteone, figlio di Autonoe, un'altra figlia di Cadmo e di Armonia, verrà da Artemide trasformato in cervo e in questa forma incontrerà la morte, sbranato dai suoi stessi cani. Decine di anni più tardi, nipote di Polidoro sarà Laio, che governerà su Tebe insieme a Giocasta. I due avranno un bimbo, Edipo dai piedi gonfi, destinato da un fato terribile ad uccidere il proprio padre e a giacere con la propria madre. I figli di questa incestuosa unione saranno anch'essi perseguitati da destini avversi. Si può dire che essere amici degli dei non sempre significa avere la vita piana e senza problemi. Il mito greco ci insegna come a questi eroi sia in qualche modo riservato sempre un destino drammatico. Questi racconti sono, come ho sottolineato più volte nel nostro percorso, evocativi e di ispirazione. Nella tragicità di un racconto troviamo una occasione per riflettere sulla caducità della vita, sulla inutilità dello sforzarsi a cambiare il proprio destino, sulla caoticità della nostra stessa esistenza. Tebe,
La magnifica Tebe di Cadmo diviene così il crocevia del mito. Tutte le più grandi storie passano attraverso questa località, che giunge perciò a splendere più di ogni altra città in Grecia. Cadmo, in vecchiaia, con armonia sale di nuovo su di un carro, questa volta tirato da 2 buoi, e si avvia verso le terre dell'Illiria, dove porta un dono speciale, qualcosa su cui ha lavorato per diversi anni e che rivoluzionerà la storia del mondo: il primo alfabeto scritto su pelle di capra. Vecchio e stanco, dopo molte battaglie, vittorie e molti dispiaceri, Cadmo dà un ultimo bacio alla ancor bella sposa, scende dal suo carro ed invoca Ares, che ponga fine alla sua vita umana, trasformandolo in serpente, come gli ha promesso di fare, gli pare, un secolo prima. Armonia rimane a bocca aperta. Davanti a lei il suo vecchio e amato consorte sta mutando rapidamente in un serpente dalle scure squame con macchie color zaffiro. Amore mio, abbracciami una ultima volta prima che io mi sia completamente mutato. Armonia balza dal carro, ma non fa in tempo ad esaudire quell'ultimo desiderio del marito. Le braccia sono scomparse e la testa ossuta e canuta si è allungata in quella di un serpente. Cadmo continua a sussurrare parole d'amore, ma la sua lingua, assottigliatasi, si è divisa in 2 e la sua voce è divenuta un sibilo. Subito Cadmo si avvinghia al delicato corpo di Armonia, salendole le cosce, la vita e il dolce seno. Qui, come ha già fatto innumerevoli altre volte, Cadmo reclina il capo, come a trovare ristoro e pace. Armonia abbraccia dolcemente il consorte e, alzando gli occhi al cielo, invoca il Padre suo, che trasformi anch'ella in serpente. E così avviene. Mentre è ancora abbracciata a Cadmo, Armonia diviene un serpente dalla pelle diafana, che stringe ancor più a sé l'amato consorte. C'è chi afferma che Ares stesso sia sceso dal cielo per portare i 2 serpenti all'Olimpo, divinizzandoli. Altri ancora affermano che questi 2 innamorati animali striscino immortali ancor oggi in quelle foreste. Sono serpenti pacifici e non velenosi, che evitano il contatto con qualsiasi essere umano e che trascorrono il tempo in un continuo rincorrersi d'amore. Mi scuso se la puntata si è rivelata più lunga delle altre. Questa storia, complessa e affascinante, credo meritasse il soffermarsi un po' di più del solito su descrizioni di allacciamento tra eventi presenti in altri racconti. Spero in ogni caso di averti interessato e ti ringrazio di aver compiuto questo percorso con me. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Sostieni questo progetto acquistando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita.
Ci sentiamo al prossimo episodio.